Dunque, nel video di oggi andremo a vedere un video che ho trovato su YouTube nel quale una serie di celebrità, principalmente americane, ma non esclusivamente, provano a parlare in italiano. Hanno tutte dei livelli molto diversi, quindi alcuni parlano italiano molto bene, l'hanno studiato, altri stanno solo facendo dei piccoli tentativi, ma comunque voglio premettere che non sono qui per criticare o giudicare le capacità, diciamo, di parlare italiano di queste persone, anzi, non ho altro che il più profondo rispetto per chiunque si cimenti nell'apprendimento di una qualsiasi lingua straniera, in particolare poi per chi lo fa con l'italiano. Quindi assolutamente non c'è nessuna malizia nei commenti che farò sul modo di parlare in italiano di queste persone. Allora cominciamo. La prima celebrità in questo video è Leonardo DiCaprio. Vediamo come se la cava. Sua Santità, grazie per dedicarmi questa udienza privata con lei. Dunque, la prima cosa che noto è che chiaramente lui non ha mai studiato l'italiano o comunque non ha una vera e propria conoscenza della lingua italiana, ma si è semplicemente preparato una piccola frase da dire al Papa. Quindi, anche se probabilmente Leonardo DiCaprio non parla italiano, è comunque un bel gesto che secondo me è apprezzabile. Dunque, è una frase molto breve, ma ho notato una cosa un po' strana, che è un errore che fanno tantissimi, soprattutto madrelingua inglesi e madrelingua spagnoli, che è quello di dire grazie di o grazie per seguito dall'infinito, che è un po' un calco chiaramente sull'inglese thanks for doing this, oppure sullo spagnolo gracias por hacer. In italiano solitamente grazie di e grazie per non sono mai seguiti dall'infinito presente, o comunque non so dirvi se è interamente sbagliato, ma è più raro, è molto raro. Solitamente in italiano si usa più comunemente l'infinito passato, quindi grazie di aver fatto questa cosa. Quindi avrebbe dovuto dire, invece di grazie di dedicarmi questa udienza, avrebbe dovuto dire grazie di avermi dedicato questa udienza. Oppure un'alternativa in frasi come per esempio grazie di avermi aiutato è quella di utilizzare un sostantivo che esprima lo stesso significato del verbo che vogliamo utilizzare, quindi grazie dell'aiuto. Il prossimo è Colin Firth, andiamo a vedere. E quindi sembrava un strano universo parallelo, vero? Forse la cosa più strana di tutto, è nello stesso periodo stavo girando Mamma Mia. E quindi sono tornato in Inghilterra per mettere questo vestito di ABBA, kitsch, cantare, ballare in un film costosissimo. Ma devo dire che sul suo modo di parlare italiano non ho molto da dire, non ho grandi critiche, è molto molto bravo, chiaramente. Non so come o dove abbia imparato l'italiano, ma complimenti a lui. Ha un pochino di accento, insomma, si sente che non è madrelingua, ma nulla di grave. Un problema principale che ha però è quello degli accordi tra i maschili e i femminili. Per esempio dice una strana universo parallelo invece di uno strano universo parallelo, oppure dice un film costosissima, giusto proprio alla fine, invece che un film costosissimo. Poi, Dave Grohl. Ciao Cesena, sono Davide, ciao. Mi dispiace, non parlo italiano, solo un po'. Questo video, ma che bello, che bellissimo, grazie mille. Stiamo arrivando, prometto. Ci vediamo presto. Grazie mille. Ti amo. Ciao. Dunque, non so quale sia il suo rapporto con l'italiano, non so se l'abbia mai studiato o dove abbia imparato
quello che ha detto in questo video, ma devo dire che gli voglio fare i miei complimenti, soprattutto per la buona pronuncia. Certo, come quasi tutti gli stranieri, ha qualche problema con le doppie, ma a parte quello ha una pronuncia ottima. Ho notato due piccole stranezze che non funzionano proprio, due cose che non funzionano molto bene in italiano. Ha detto che bellissimo, quando dovete usare il che come, diciamo, modo di esprimere una sensazione o un'opinione su qualcosa, quindi che bello, che brutto, eccetera, non si può mai usare la forma del superlativo assoluto, quindi bellissimo, che è il superlativo assoluto di bello, ok? Si può dire solo che bello. Non potete dire che bellissimo, che bruttissimo, che simpaticissimo, va bene? Poi dice ti amo, ma chiaramente quello che intendeva è ti voglio bene, o forse addirittura, se sta parlando a un gruppo di persone, vi voglio bene, ma essendo lui madrelingua inglese, probabilmente è un po' dubbia la differenza per lui tra il tu singolare e il voi plurale, quindi you and you. In inglese entrambi singolare e plurale sono you. Avrebbe dovuto dire quindi ti voglio bene o vi voglio bene, perché ti amo è una frase che è riservata solo ed esclusivamente a qualcuno con cui abbiamo un rapporto romantico, mentre ti voglio bene è riferita a persone come gli amici, la famiglia, eccetera. Poi, Jodie Foster. Ho imparato all'università, Sì? ma parlo con un accento francese orribile. Orribile! Rende È ancora meglio più- che americano. No, rende ancora più musicale la lingua, no? Possibile. Dunque, ha un po' di piccolissime difficoltà con la pronuncia, soprattutto le doppie, anche lei, ma a parte quello devo dire che è molto molto brava e parla in modo molto sciolto, molto fluido, molto naturale e ha anche un'ottima prosodia nel suo modo di parlare italiano che trovo abbastanza tipicamente italiana, quindi molto bene. La prossima è Shakira. Grazie, grazie tanti. Hai voglia di È un vero piacere stare qua. Non lo parlo bene, lo capisco, lo leggo bene, Habla ma l'ho castellano? dimenticato molto. Abbia spagnolo, Spagnolo, Portoghese? sì, English. English. In che lingua vogliamo fare questa intervista? Un po' di italiano Un po' di italiano? per praticarlo. Ok. Allora, a parte il fatto che ha chiaramente un po' di accento spagnolo, ma è normale, devo dire che se la cava abbastanza bene. Però ho un'osservazione che può servire anche a voi. Usa il verbo praticare per dire fare esercizio di o fare pratica di italiano. Ora, in tante lingue c'è un verbo simile, in francese c'è pratiquer, in inglese c'è to practice. In italiano, per dire to practice something, tendiamo a usare molto di più fare esercizio oppure fare pratica, ok? Quindi vi prego, cercate di non usare il verbo praticare. Sento spessissimo gli studenti stranieri di lingua italiana che usano il verbo praticare dicendo appunto voglio praticare il mio italiano. Cercate di dire voglio fare pratica di italiano o voglio fare esercizio di italiano. Il prossimo è Mika. È un concetto che ho creato con la direttore che si chiama Katie Auetta, una newyorkese metà italiana. È anche una cosa molto pura. Ho voluto fare una cosa poetica e anche con una semplicità e anche di illustrare tutte queste emozioni che sono nella canzone. Dunque, io stimo moltissimo Mika perché ho seguito X Factor Italia per qualche anno e lui ha lavorato come giudice in questo programma e devo dire che ci vuole tanto coraggio a esporsi davanti a un pubblico di milioni di spettatori parlando una lingua che lui probabilmente non conosceva quasi per nulla prima di arrivare in Italia. Quindi ho visto anche il suo percorso di crescita, di
miglioramento nel corso del tempo guardando il programma X Factor ed è stato veramente interessante da vedere e lo ammiro molto. Detto questo, ha fatto un paio di piccolissimi errori, ha detto con la direttore invece che con la direttrice, ok? Direttrice è il femminile di direttore. Spesso le parole che in italiano finiscono con tore diventano trice al femminile. Per esempio attore, attrice. In più dice tutti questi emozioni e ho notato che è molto comune pensare che tutte le parole che finiscono con one siano maschili in italiano, ma non è così. Tutte le parole che finiscono con ione, quindi non solo one, ma ione, come emozione, come passione, come concentrazione, eccetera, sono tutte femminili in italiano, o quasi tutte, con pochissime eccezioni. Bene, l'ultimo che andiamo a prendere in esame è Tom Cruise. È un furgone nuovo! E per questo, cretino! L'ho sistemato la settimana scorsa! Cretino. Hai rotto? Ho rotto io? Sì, io? Tu! Hai rotto tu! Io! Hai rotto tu! Sta zitto! Sì, io ti Tu hai rotto! Ma vaffanculo, No, sta zitto, sta zitto! Ho capito, mi dispiace, ma sposta sto cazzo! Momento, momento! È un casino anche per noi! Mi dispiace, fatevi un po' indietro e passiamo tutti! E basta! Però sbrigati, insomma! Now we've pissed off every Italian in Rome. Go do what you gotta do. Don't forget to smoke. Scusa! E ce la pretore è rotto! Ora, come potete vedere, questo è un film, non è lui che parla nella vita reale in italiano, quindi potete immaginare che tutto questo dialogo in italiano sia stato preparato insieme a un madrelingua italiano che ha, diciamo, scritto il dialogo per questi due attori. E si vede, si capisce dal modo in cui pronunciano le cose, perché il dialogo è corretto da un punto di vista linguistico, ma si capisce che hanno avuto poco tempo per imparare la pronuncia italiana. Si capisce che queste due persone non hanno mai veramente studiato l'italiano, ma si sono preparati solo in modo specifico per questa scena. Magari seguiti da un dialect coach, che è una persona che aiuta gli attori a imparare le lingue straniere o a imparare degli accenti diversi da quello che loro hanno naturalmente. Comunque hanno fatto un ottimo lavoro, ma si vede che è probabile che queste persone, questi due attori, non parlino italiano nella vita reale. Bene, per questo video è tutto. Se conoscete altre celebrità famose che parlano italiano, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Se avete imparato qualcosa dagli errori o dalle cose dette bene di queste celebrità che vi ho appena mostrato, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!